Vuoi una soluzione flessibile ad alta efficienza in un unico sistema per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria? Nel video ti illustro le caratteristiche principali del Daikin Multi Hybrid, con tutti i pro e i contro di questa soluzione. Se sei interessato ai contenuti di questo canale, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Il sistema Daikin Multi Hybrid è costituito da due unità principali, da una unità esterna di tipo multisplit e da una unità interna con caldaia a condensazione. Vediamo nel dettaglio l'unità interna. È costituito da un generatore a gas a condensazione con una potenza utile per il riscaldamento di 26,6 kW ed è in grado di produrre acqua calda sanitaria istantaneamente con una portata di 15 litri al minuto, considerando una temperatura dell'acqua fredda di 10 gradi ed una temperatura all'utenza di 40 gradi. All'interno dell'unità sono presenti il condensatore e quindi lo scambitore a piastre gas refrigerante acqua impianto, la valvola di sfogo aria, un sensore di flusso, il vaso di espansione da 10 litri, la valvola di sicurezza da 3 bar, la valvola 3 vie per gestire il funzionamento tra la caldaia e la pompa di calore. Successivamente vedremo più nel dettaglio come funziona. Ed infine il circolatore, di cui faremo subito qualche approfondimento. Il circolatore ha il suo punto di lavoro centrale a 840 litri ora, con una prevalenza di 3 metri. Inoltre, affinché la pompa di calore funzioni correttamente, è necessario garantire sempre una portata minima di 540 litri ora. Per risolvere quest'ultimo problema è sufficiente inserire una valvola di bypass differenziale tra la mandata ed il ritorno. Ma se la portata necessaria all'impianto supera le 840 litri ora, è necessario inserire un compensatore idraulico con un circolatore di rilancio. Questa configurazione è sempre consigliata, anche per far lavorare il sistema in maniera più efficiente. Ritorniamo al funzionamento della valvola 3 vie. La valvola viene completamente gestita dal regolatore Daikin, con una logica che ora ti spiego. La regolazione Daikin consente di decidere, in funzione del tipo di impianto da alimentare e quindi delle temperature in gioco, se far lavorare contemporaneamente caldaia a gas e pompa di calore in base alle seguenti due possibilità. La prima in base alla temperatura esterna, quindi al di sotto di una temperatura lavora solo la caldaia, mentre in caso contrario lavorano contemporaneamente caldaia e pompa di calore. Oppure, nel secondo caso, in base alla convenienza economica, basata sul costo del gas e dell'elettricità. Inoltre, il sistema di controllo elettronico gestisce la portata di acqua in circolazione in funzione del carico termico ambiente, il tutto per una maggiore efficienza. Vediamo ora l'unità esterna. Il sistema Daikin è un sistema multisplit a cui puoi collegare da 1 a 4 unità interne nelle diverse tipologie, a soffitto, canalizzabili, a pavimento, a parete. Il modulo interno, abbinato alla caldaia a condensazione, viene considerato come se fosse una normale unità interna, di taglia 5 o di taglia 7,1 a seconda del modello. Vediamo le potenze a disposizione nei due casi estremi, di installazione con una oppure con 4 unità interne. Con una sola unità interna la potenza massima in riscaldamento combinata con la caldaia e con una temperatura esterna di 7 gradi è pari a 4,5 kW ed in raffrescamento è pari a 7,2 kW. Con 4 unità interne la potenza massima in riscaldamento è pari a 6,78 kW ed in raffrescamento pari a 9 kW. Vediamo quali sono i pro e i contro di questo sistema. Partendo dai vantaggi, il primo è che il costo impiantistico è relativamente contenuto rispetto ad altre soluzioni. È versatile perché con un unico sistema è possibile soddisfare i servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. È semplice da installare, avendo le medesime caratteristiche tecniche di un climatizzatore multisplit ed una caldaia a condensazione. È possibile utilizzare l'impianto ad aria per il riscaldamento nelle mezze stagioni, evitando per esempio di dover accendere un impianto di riscaldamento a pavimento ad alta inerzia. È un sistema facilmente integrabile con un impianto solare termico per ridurre ulteriormente il consumo di gas metano per la produzione di acqua calda sanitaria. Come tutte le nuove tecnologie, attraverso l'app è possibile programmare le accensioni e gli spegnimenti dell'impianto di riscaldamento e di raffrescamento. È un sistema efficiente e consente l'accesso agli incentivi statali. Non esistono propriamente degli svantaggi, ma sicuramente è necessario che l'installatore sia qualificato con patentino F-Gas e abbia la certificazione FER.
È necessario rispettare le lunghezze massime e le distanze delle linee frigorifere come un normale sistema multisplit ed infine è necessario rispettare il volume minimo dei locali in cui viene installata la caldaia, come riportato sul manuale di installazione, per una ragione legata ad eventuali perdite di gas. Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto.